Le relazioni interculturali hanno i rischi che hanno tutte le relazioni, cioè dobbiamo partire dall'assunto che a incontrarsi non sono culture, non sono oggetti, non sono, diciamo, delle formazioni plastiche invariabili, ma sono delle persone. Quindi certamente c'è il rischio di non capirsi, c'è il rischio di scontrarsi, c'è il rischio di rimanere con delle aspettative deluse, di avere delle motivazioni differenti per avviare questa relazione. Ma questi non sono ostacoli insormontabili. Nel momento in cui due persone si incontrano, certamente avverrà qualche momento di frizione, qualche momento di avvicinamento, ma anche qualche momento di cambiamento reciproco. Ed è proprio su questo che noi dobbiamo porre l'attenzione. Nel momento in cui due persone reali si incontrano, si faranno delle domande, spesso non le espliciteranno l'uno con l'altro, e questo è uno dei terreni più complessi poi per gestire la relazione, che sia interculturale o meno, perché molto spesso le persone tendono a interpretare il comportamento dell'altro o dell'altra attraverso delle categorie che sono degli assoluti. Ha fatto così perché è un somalo, in Somalia fanno tutti così, i musulmani non vogliono che le donne parlino, o è così perché nel suo paese è normale che le donne siano sottomesse. Potrà essere vero, potrà essere falso, o viceversa. Gli italiani sono tutti indifferenti verso gli anziani e i bambini. Sarà vero? Ecco, nel momento in cui noi leggiamo i comportamenti delle singole persone attraverso delle categorie culturali e pensiamo che siano immodificabili e che spieghino tutto e che siano onnicomprensive, abbiamo delle difficoltà nel creare dei veri e propri momenti di scambio e anche dei momenti magari di conflitto che invece diventano generativi di cambiamento. Quindi nel momento in cui anche nel community matching due persone si presentano, si conoscono, iniziano a interagire, noi scopriamo che possono avere delle paure, delle aspettative diverse, anche magari essersi fatte delle immagini reciproche su chi sono. Ricordo una buddy rifugiata, per esempio, che aveva una paura enorme che la buddy italiana che le era stata avvicinata fosse in realtà un'assistente sociale pronta a denunciare agli operatori o appunto ai servizi un qualche suo comportamento difforme come madre. Quindi le paure ci sono sicuramente, ma nel momento in cui si comincia a lasciare spazio anche ai silenzi, ai dubbi, ai momenti anche di incomprensione reciproca, e si inizia a fare delle domande anche scomode, anche magari non del tutto politicamente corrette, e le fanno le persone reali tra di loro, si scopre che la relazione aumenta la possibilità di diventare una relazione reale e non tanto tra immaginari reciproci. Noi sappiamo che nel community matching questo diventa possibile anche perché, a differenza di quello che accade a molti rifugiati nella vita all'interno dei servizi, il rischio non è quello di perdere l'accoglienza, di fare brutta figura, di ottenere un diniego davanti alla commissione, ma il rischio è quello normale, semplice, terribilmente umano, magari di perdere un amico o di guadagnarne uno nuovo con una consapevolezza diversa.